Ora, chi fa vendita, però a questo punto si potrebbe chiedere, ma quando è che iniziamo a parlare della vendita? Perché andare dal cliente, trovare il problema, piuttosto che portare a casa la pelle dell'orso, no? L'obiettivo che l'azienda ci ha assegnato, che ci siamo assegnati su quel cliente, è poi un qualche cosa di diverso. È verissimo, con questa sessione iniziamo a parlare realmente della vendita sul cliente, ok? Quindi entriamo nel vivo e la preghiera che non posso esimervi dal farvi è quella di, se state fruendo il contenuto sul canale YouTube, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella perché sapete che questo mi aiuta a sviluppare questo progetto. Se lo state fruendo da qualsiasi altra parte, fate come volete. Venendo al cliente, alla vendita sul cliente, la prima cosa da fare, e trattandosi di un non spiegone ci devo stare dentro in 5 minuti, quindi vado abbastanza di fretta, poi magari riascoltate il video sui passaggi più delicati, l'aspetto da cui vorrei iniziare è proprio l'analisi del cliente, una delle cose che la buona parte o una buona parte dei venditori non gradisce affatto. Perché? Perché vede uno spreco di tempo quello di dedicare del tempo a capire cosa ha comprato il cliente nell'ultimo trimestre, semestre, anno, quel che è, come si conciliano gli obiettivi che abbiamo ricevuto e vanno applicati poi su quel cliente. Beh, voi capite che se non capiamo un attimino per ciascun cliente, per ciascuna visita che ci accingiamo a fare, chi è il cliente, come possiamo declinare gli obiettivi che abbiamo raggiunto su di lui, diventa poi difficile riuscire a tracciare quel percorso che alla fine del canvas, no, ci deve portare a raggiungere gli obiettivi iniziali. Quindi, analisi del cliente, che è in primis i dati storici e quindi conciliare il dato storico con l'obiettivo che noi ci siamo dati per quel cliente e l'obiettivo che ci siamo dati su quel cliente deriva dall'obiettivo macro che abbiamo nel canvas, nel mese, sul pacchetto di clienti assegnato. Ok? Per fare questo, però, capire chi abbiamo davanti in termini di acquisti non basta. Il secondo aspetto che vi propongo è quello di studiare il contesto competitivo del cliente. Vendete in ferramenta, vendete alle farmacie, vendete a chi volete, quel determinato punto vendita, perché B2B significa vendere a un punto vendita, no? E su questo dovremmo essere tutti d'accordo, significa capire qual è la situazione competitiva di questo cliente. Il filo, no, che andiamo tracciando puntata dopo puntata è in realtà un percorso di vendita che io ho chiamato performance empowerment, che significa, come poi vedrete piano piano, lavorare molto sulla consulenza. Non perché va di moda, ma perché oggi, essendo sempre più difficile per tutti, per i nostri clienti compresi, stare sul mercato, per i clienti il venditore oggi deve essere un professionista che, oltre a essere simpatico, oltre a fargli passare 10 minuti non i più noiosi della sua vita, deve anche portargli contenuti e quindi consulenze. Se noi non capiamo il contesto competitivo del cliente, ci sono catene nelle sue vicinanze, è una zona di campagna dove l'e-commerce gli dà fastidio fino a un certo punto, si tratta del centro di Milano dove i rider, voglio dire, consegnano al consumatore finale ogni 20 secondi e quindi l'e-commerce per lui è un problema. Ha palestre vicino piuttosto che è una zona residenziale per anziani, è una zona dove vivono molte famiglie con bambini piccoli. Voi capite che questo contesto in termini di bisogni dei suoi clienti e offerta dei suoi competitor è un qualcosa che cambia le esigenze del cliente, no? La sfida competitiva che il cliente dovrà portare avanti. E voi dite, ma a noi che ce ne importa? A noi ce ne importa di questa cosa tantissimo perché se noi non capiamo quali sono i bisogni competitivi del nostro cliente è impossibile proporci come consulenza. E consulenti significa proprio riuscire a tracciare la connessione tra quello che serve a lui e quello che vogliamo vendere noi, ragazzi, no? Questa bene o male è la vendita. Quindi capite che capire non è bellissimo, ma ormai è andato. Capire i suoi bisogni e
raccordare il nostro prodotto o servizio in funzione dei suoi bisogni significa costruirci una figura consulenziale di un certo spessore. E questo è un bellissimo avvio, secondo me, per far partire qualsiasi. Ultimo aspetto, siamo già oltre i 5 minuti e mi perdonerete, è l'aspetto dei bisogni e desideri. Questo è un aspetto importantissimo, forse lo riprenderemo anche più avanti nella prossima puntata sulle domande e l'uso delle domande. Il cliente è un negozio, ok? Quindi l'obiettivo del negozio, il bisogno del negozio è fare banalmente cassa, no? Come tutti quanti sappiamo. Però il cliente è anche un essere umano, come abbiamo visto nel pipponi su conscio, inconscio, abitudini, convinzioni e quant'altro. L'essere umano ha dei desideri, no? Vuole sbrigarsi quando fa gli acquisti, segue il processo più semplice anche se non è magari il più conveniente per il suo punto vendita, no? In termini di redditività. Oppure c'è un venditore che ha dei prodotti eccezionali ma gli sta antipatico, o viceversa c'è un venditore che ha dei prodotti che gli fanno schifo, però il venditore gli sta simpaticissimo, no? Vedete che la persona, oltre che l'attività fisica del negozio, determina dei desideri, ok? Che mi piace chiamare bisogni, quelli che lui ha per il suo negozio in termini di redditività e sono le motivazioni all'acquisto, no? Tradizionali, e desideri quelli che lui ha come essere umano e che noi non possiamo non considerare, perché poi nel processo di vendita è l'insieme delle due cose, desideri più bisogni che si mettono assieme e noi come venditori dobbiamo dare una risposta a entrambi. Ultimissimo aspetto, sono in ritardo enorme, è sul punto vendita, mentre aspettiamo che arriva il cliente, che cavolo facciamo? Molto spesso perdiamo tempo sul telefonino. Bene, guardiamo il punto vendita e capiamo se i nostri prodotti sono esposti oppure no, capiamo se l'offerta del punto vendita è aderente a quello che è il suo mercato, no? E l'offerta dei suoi competitor e quindi riusciamo a capire quando lo incontreremo se abbiamo due cose intelligenti da dirgli, no? Abbiamo fatto un'analisi del contesto esterno, stiamo capendo com'è organizzato il contesto interno del cliente e dottore, signor Francesco, Mario, Giovanni, Luca, guarda, ascolta che ho visto che questo reparto tu lo stai sottovalutando e mi sembra che tanti tuoi competitor o i bisogni dei tuoi clienti qui nella micro area locale dove ti trovi su questo mercato ci sarebbe un'opportunità. E guarda caso, noi in portafoglio abbiamo un prodotto, un servizio che si collega a quel bisogno di mercato non raccolto dal nostro cliente. Vedete come abbiamo agganciato un bisogno esterno, comportamento competitivo del cliente e il nostro prodotto o servizio in un unicum che ci aiuta a presentarci non solo come professionisti e come consulenti, ma aiuta a presentare il nostro prodotto e servizio in una maniera più confacente e più professionale possibile. Ultimissima cosa, quando siete sul punto vendita, parlate con i collaboratori. Non lo fa nessuno ed è una delle cose più incredibilmente importanti che possiate immaginare. Perché? Perché è il collaboratore che fa uscire la nostra merce dal punto vendita. Il cliente la compra, ma se il cliente non parla con i suoi collaboratori, non li forma, i collaboratori non presenteranno mai i nostri prodotti, non faranno mai uscire i nostri prodotti. Quindi, se mentre stiamo sul punto vendita, stiamo aspettando e possiamo perdere 2 minuti, investiamoli sui collaboratori perché sono loro che ci faranno uscire la merce. È tardissimo, i 5 minuti sono stati un'utopia. Vi chiedo veramente di iscrivervi al canale, cliccate sulla campanella perché la prossima lezione, domande e uso di domande nella vendita, che è una cosa ancestrale quanto l'essere umano, è ancora più interessante di questa. E ogni volta che esce un contenuto nuovo, cliccando sulla campanellina siete anche avvisati. Vi ringrazio, forza e buona giornata a tutti. Ciao!